Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate su questo canale. Io mi chiamo Lucrezia e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Oggi ci concentriamo su un verbo pronominale che è mettercela tutta. Mettercela tutta fa parte del gruppo di verbi pronominali che contengono un pronome e una particella pronominale e sono anche accompagnati da un'altra parte del discorso, in questo caso la parola tutta. La scorsa settimana abbiamo visto 13 verbi pronominali e all'inizio del video vi ho fatto una divisione in vari gruppi. Ecco, mettercela tutta fa parte dell'ultimo gruppo di quella lista. Ho letto i vostri commenti sotto a quel video e devo dire che sono d'accordo con voi. Effettivamente vedere 13 verbi pronominali tutti insieme è forse un po' troppo, no? Per capirli bene e per assorbire tutte le informazioni. Ormai quel video è fatto, perciò consideriamolo come una introduzione all'argomento dei verbi pronominali, va bene? E nel corso delle prossime settimane ci concentreremo su uno oppure due verbi pronominali alla volta, quindi in ogni video parleremo di uno oppure due verbi pronominali. Oggi ne vedremo solamente uno insieme. Iniziamo con il significato di mettercela tutta. Mettercela tutta significa impegnarsi al massimo, dare il massimo e fare del proprio meglio. Allora, una cosa molto importante quando dobbiamo usare i verbi pronominali è considerare questa espressione, questo verbo, come un verbo unico, indipendente, come se stessimo parlando di altri verbi come mangiare, dormire, scrivere, eccetera. Quindi non fate l'errore di considerare i verbi pronominali come verbo base più pronome più particella pronominale, perché così vi confondete e non riuscite a cogliere il senso del verbo pronominale. Per esempio, prendiamo il verbo prendersela. Non possiamo considerare il verbo prendersela come prendere più sì più là, perché voi vi legate troppo poi al significato di prendere, che non ha niente a che vedere con il significato di prendersela, perché prendersela significa arrabbiarsi, va bene? Quindi dobbiamo considerare questi verbi pronominali come dei verbi indipendenti e unici, che hanno un significato proprio. Quindi poi, quando coniughiamo questi verbi, dobbiamo coniugarli nella loro interezza, considerando anche il pronome o la particella pronominale o un'altra parte del discorso che si trova all'interno di questo verbo, che fa parte del verbo. Quindi coniughiamo mettercela tutta al presente indicativo. Io ce la metto tutta, tu ce la metti tutta, lui, lei ce la mette tutta, noi ce la mettiamo tutta, voi ce la mettete tutta, loro ce la mettono tutta. Vediamo adesso la coniugazione di mettercela tutta al passato prossimo. Io ce l'ho messa tutta, tu ce l'hai messa tutta, lui, lei ce l'ha messa tutta, noi ce l'abbiamo messa tutta, voi ce l'avete messa tutta, loro ce l'hanno messa tutta. Coniugando al passato prossimo, adesso sappiamo che nei tempi composti dobbiamo usare l'ausiliare avere con mettercela, perché non è presente all'interno di questo verbo la particella riflessiva si. Quando in un verbo pronominale noi vediamo la particella riflessiva si, allora questo significa che nei tempi composti dobbiamo usare essere. Io vi invito come esercizio a scrivere queste coniugazioni a mano, perché così è più facile memorizzarle. Benissimo, quindi dobbiamo considerare il verbo nella sua interezza. Quindi se io dico ce l'ho messa tutta,
significa mi sono impegnata al massimo. Allora, adesso vediamo degli esempi di questo verbo in contesto. Allora, iniziamo con una scena di un film. Allora, vediamo insieme. È successo qualcosa? Antonio, ci siamo lasciati. Anzi, l'ho lasciato io. 2 giorni fa. Mi dispiace. Sembravate felici insieme. Felice è una parola grossa. Diciamo che ce l'ho messa tutta. Qual è il dialogo? Il dialogo è il seguente. Ma è successo qualcosa? Antonio, ci siamo lasciati. Anzi, l'ho lasciato io. 2 giorni fa. Mi dispiace. Sembravate felici insieme. Felici è una parola grossa. Diciamo che ce l'ho messa tutta. Significa che lei si è impegnata al massimo per far funzionare il rapporto con il compagno, ma non è stato abbastanza, quindi non è riuscita a portare avanti la relazione, perciò l'ha lasciato. Quindi alla luce di questa spiegazione riascoltiamo il dialogo. Sembravate felici insieme. Felice è una parola grossa. Diciamo che ce l'ho messa tutta. Allora, il secondo esempio che stiamo per vedere invece è una scena tratta da una conferenza stampa in cui Carlo Verdone presenta il suo ultimo film. Si trova in Puglia e sta parlando appunto di quanto i pugliesi, di quanto la gente in Puglia fosse felice di averlo lì a girare il film. E quindi ascoltiamo che cosa dice. Che la gente ha avuto una premura nei nostri confronti veramente enorme, che mi ha quasi commosso. Erano contenti che si girasse nella loro regione e questo mi ha fatto sentire una grande responsabilità. Dovevo in qualche modo ripagare al meglio, e come ripagare al meglio? Facendo un buon film, cercando di mettercela tutta. Io ce l'ho messa tutta. Che cosa dice? La gente ha avuto una premura nei nostri confronti veramente enorme, che mi ha quasi commosso. Erano contenti che si girasse nella loro regione e questo mi ha fatto sentire una grande responsabilità. Dovevo in qualche modo ripagare al meglio. E come ripagare al meglio? Facendo un buon film, cercando di mettercela tutta. Io ce l'ho messa tutta. E poi continua. Però qui cosa significa? Sentiva la responsabilità di impegnarsi al massimo, di dare il massimo, di fare del proprio meglio. Allora, alla luce di questa spiegazione, rivediamo questi secondi di parlato. Dovevo in qualche modo ripagare al meglio, e come ripagare al meglio? Facendo un buon film, cercando di mettercela tutta. Io ce l'ho messa tutta. Poi ovviamente vi lascerò i link a questi video nella descrizione del video qui sotto, così se volete andare poi a guardare i video nella loro interezza potete farlo. Allora, l'ultimo esempio che vedremo è un'intervista al difensore giallo-blu Ilaria Lazzari della squadra Hellas Verona, che commenta una sconfitta e sentiamo che cosa dice. Sì, noi penso che abbiamo fatto una prova di carattere, loro hanno un organico forte, noi ce l'abbiamo messa tutta, è andata come è andata. Noi ce l'abbiamo messa tutta, è andata come è andata. Quindi ci siamo impegnate al massimo, ma purtroppo l'esito della partita è stato negativo, quindi hanno perso la partita. Riascoltiamo. Noi ce l'abbiamo messa tutta, è andata come è andata. Allora, questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che adesso il verbo pronominale mettercela tutta sia più chiaro e spero possiate iniziare ad usarlo nelle vostre conversazioni. Grazie mille per aver guardato questa lezione. Se avete delle domande, ovviamente c'è la sezione dei commenti a vostra disposizione. E ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!